La storia di questa balena comincia a novembre del 2006 a Orciano Pisano, in Toscana, in una zona di colline, con il ritrovamento in un campo arato da parte di un ragazzo che cercava conchiglie e trova appunto queste 2 vertebre di balena. Iniziarono i primi sopralluoghi, coinvolgendo ovviamente anche il proprietario del campo, che era un anziano signore che sulle prime non credeva di avere una balena nel suo campo di grano. Com'è possibile in una collina così che ci sia stata una balena? Le persone coinvolte nello scavo erano una decina, fra personale del museo e anche studenti e dottorandi che venivano a dare contributo volontario. Si è proceduto poi al recupero dello scheletro di questa balena, suddividendo lo scheletro intero in più blocchi, in maniera da poter fare poi al di sotto di ciascun blocco delle gallerie, inglobando ogni reperto con poliuretano e con le tecniche che di solito si applicano. Ogni blocco viene rovesciato e poi sollevato e ripreso e portato con i camion alla zona dove verranno poi fatti gli altri lavori. 1, 2, no, e 3. Il reperto è stato prelevato con l'aiuto dei Vigili del Fuoco di Pisa ed è stato portato qui in museo, dove è stato poi quindi preparato e tutte le successive fasi. Possiamo dire che si tratta di un reperto strettamente imparentato con le attuali balenottere, anche se possiede delle caratteristiche anatomiche che ci permettono di assegnarlo ad un nuovo genere. Quindi si tratta di un nuovo genere e di una nuova specie che stiamo ancora cercando di definire insieme a altri colleghi con cui stiamo lavorando. Il reperto di Orciano mostra delle caratteristiche fisiche che lo rendono particolarmente simile a tutta una serie di reperti che si trovano sia in Italia che all'estero. Abbiamo dei reperti conservati al Museo regionale di storia naturale di Torino, per esempio, oppure abbiamo un reperto in Belgio e una serie di reperti che si trovano in California, quindi negli Stati Uniti. Ecco, questo è il campo dove abbiamo scavato nel 2007 la balena di Orciano. E questa località qua sopra è nota come, almeno storicamente, come Case Nuove. Particolarmente interessanti sono le faune che abbiamo trovato associate alla carcassa. Per esempio, 2 specie tuttora viventi in Mediterraneo sono lo squalo bianco e lo squalo blu. Sono 2 animali che probabilmente si sono cibati della carne di questa balena, almeno quando la carcassa galleggiava. Queste sono specie di animali che vivono in mare aperto, non molto distanti dalla superficie dell'acqua. Ecco, prima che la carcassa si adagiasse sul fondo probabilmente è stata addentata da questi grossi squali, ecco perché troviamo questi denti. Ma ugualmente interessanti sono i resti degli animali che invece hanno vissuto sul fondo del mare a contatto con le ossa. Alcuni di questi in particolare ci hanno permesso di ricostruire la successione ecologica che si è venuta a creare nei pressi di questa carcassa di balena. People have long speculated on how the deep oceans receive their food. If you think about it, if you go very deep into the ocean floor, there's no light, it's very, very cold, and there's no local source of really food for animals to eat, or so you might think. But of course, all of the life in the surface layers of the ocean ultimately on death sinks to the seafloor. And whales are really the ultimate example of that, the biggest food package you might imagine. And in fact, in the late 1980s, there was a remarkable discovery made off the California coast
of the intact remains of a fin or a blue whale being consumed by organisms on the seafloor. On the sinking of a dead whale to the seafloor, it really goes through a series of successional stages. Initially consumed by scavenging organisms, the most exciting and perhaps charismatic being large sleeper sharks, for example, and also hagfish, a really rather, some people might say, slightly disgusting deep sea creature which consumes flesh and any kind of food falls on the seabed. And actually this very quickly moves to a bone stage where the bones are left there, and then the bones become colonized by specialists, particularly specialists which can consume sulfide or the bacteria associated with sulfides coming out of the bones. Abbiamo trovato dei bivalvi con le valve ancora giunte, posti a contatto tra l'osso e il sedimento che costituiva il fondo del mare circa 3 milioni di anni fa, e li abbiamo trovati in gran numero, e tutti individui adulti, sicché in perfette condizioni di vita. Questi bivalvi, che appartengono ad una famiglia nota ancora nei mari attuali, sono specializzati nel nutrirsi dell'acido solfidrico che proviene dalla degradazione anaerobica delle ossa che sono piene di tessuti lipidici, di grassi. Argomento del mio dottorato di ricerca è stato lo studio della comunità associata alla carcassa di Orciano Pisano e al suo confronto con le moderne whale fall communities studiate precedentemente, come ad esempio quelle trovate al largo della California o studiate nei mari svedesi. E quello che abbiamo visto è che gli organismi che vivevano intorno alla balena erano diversi da quelli dei sedimenti circostanti, e in particolare siamo anche riusciti a riconoscere le varie fasi della successione ecologica che vengono anche riconosciute nelle whale fall communities attuali. One of the really fascinating things about that is that there's a direct ecological and evolutionary connection to other sulfide-rich ecosystems in the deep sea. For example, cold seeps, hydrothermal vent ecosystems. These are some of the most amazing and remarkable deep sea habitats, so-called black smoker hydrothermal vents. So we realised very early on that these animals that we were describing probably play a rather unique role ecologically in deep ocean. One evolutionary story we're particularly trying to study is how did these things evolve and over what time periods? So did they make evolutionary stepping stones, if you like, from one type of deep sea habitat to another? I guess for years people had been studying whale fall communities ever since they accidentally discovered the skeleton of this whale on the deep seabed, sort of covered in life. The big turning point was in 2004, the discovery of this strange Osedax worm, this bone-eating worm that specialised on living on the bones of the skeletons. Osedax means bone-eating, and they're really very strange. They are polychaetes, they're annelids, they're segmented worms, but they have a very unusual structure. They have a root system which burrows into the bone and actually houses bacteria which consume the bone from the inside. As the root tissues grow into it, so they kind of grow into the bone, dissolve it and uptake the nutrients. So if you look at this bone here, it looks fairly solid. It looks like a bone, it's in the same shape of a bone. But if I turn this around, and you can see here that the bone has been completely eaten away on the inside, and there's just a thin layer of the bone on the top. This bone has probably been on the seafloor for maybe 5 years. So certainly, within a decade, there would be very little left of that bone. Nelle nostre collezioni sono presenti dei reperti con delle etichette storiche datate 1875. Qui leggiamo scritto presso Orciano. Orciano è il paese alle mie spalle e questo reperto presumibilmente veniva da questi dintorni, anche se non sappiamo la località esatta. Si tratta di un osso di un cetaceo, probabilmente uno zifide, e vediamo l'osso è tutto mangiato ai suoi lati, bioeroso.
Oltre ai resti di balene da questa località di Orciano Pisano, nelle collezioni storiche del nostro museo conserviamo resti di squali, di razze, di pesci di varia natura e anche di odontoceti. My supervisors had already formed collaborations with Dr. Stefano Dominici at the Natural History Museum in Florence. And so I was invited out there to look at the collections there. I examined quite a few specimens from the collections and brought back some that looked like they might have been eaten by these worms. We put them in the CT scanner, so did this 3D X-ray of some of the fossil bones. And one of them in particular showed these very telltale signs of these Osedax worms, and that was very exciting. In anni più recenti mi sono invece occupata dello studio degli analoghi più antichi delle whale fall communities, come ad esempio le comunità associate alle carcasse dei grandi rettili marini del Mesozoico. Per questo ho studiato le collezioni museali dell'Inghilterra. Insieme ad altri colleghi ho trovato tracce di Osedax su ossa di un plesiosauro e su ossa degli antenati delle moderne tartarughe marine, insieme a tracce di altri organismi che erano vissuti associati alle carcasse di questi grossi rettili che dopo la morte cadevano sul fondale. Si tratta di organismi vissuti circa 100 milioni di anni fa, quindi nel Cretaceo. E questo risultato è molto importante quindi perché riporta indietro nel tempo l'orologio evolutivo di queste comunità marine ad un tempo in cui le balene ancora non si erano evolute. La Toscana non è sempre stata come oggi la conosciamo. La storia geologica della Toscana comprende movimenti ed eventi che si sono succeduti nell'arco di decine di milioni di anni. In particolare il sollevamento dell'Appennino ha provocato la riduzione del mare che ricopriva gran parte della Toscana e la costa giungeva fino alla Strassigna circa, quindi la zona di Orciano Pisano ovviamente, ma anche tante altre zone, tanti altri paesi della Toscana erano in pieno mare. Siamo vicino a San Miniato, in Valdarno Inferiore, non lontano da Vinci. E questi terreni che abbiamo qua davanti sono delle sabbie di color giallo, molto ricche di fossili. Si trova una fauna che testimonia un ambiente marino non molto profondo, qualche metro o poche decine di metri al massimo. E qua vediamo un bellissimo pecten. Questo bivalve qua ecco, è ancora articolato ed è un Pecten flabelliformis, una specie oggi estinta. Accanto a questa specie se ne trovano altre che invece ancora oggi vivono in Mediterraneo. La diversità dei misticeti attuali che vivono nel Mediterraneo è estremamente bassa, limitata. Abbiamo un solo genere e una sola specie, la balenottera comune, Balenoptera physalus. Nel Pliocene invece abbiamo una notevole diversità di misticeti. Abbiamo non solo balenottere, e di balenottere ne abbiamo scoperte almeno 3 diverse specie, ma abbiamo presenza di balene vere e proprie, la balena montalionis per esempio, che è strettamente imparentata con l'attuale balena della Groenlandia, e addirittura balene grigie che attualmente hanno un areale di distribuzione che è ristretto al Pacifico settentrionale. Per quanto riguarda il trofismo, le balenottere attualmente viventi sono dei super predatori in grado di realizzare fenomeni, come si dice, di mass predation, cioè di predazione di massa su grandi quantità di piccole prede. La storia del santuario Pelagos è molto semplice, è stata una grande area marina protetta che è stata istituita alla fine degli anni 90, che prende quasi 90.000 km² di mare tra la Liguria, la Toscana e la Sardegna e ingloba la Corsica, perché contiene gli habitat di tutte le specie di cetacei regolari nel Mediterraneo. In primo luogo la balenottera comune, che è il secondo animale più grande che sia mai esistito sul pianeta dopo la balenottera azzurra. Il capodoglio, un pochino più raro della balenottera, ma anch'esso presente. E poi ci sono tante altre specie di odontoceti come lo zifio, il globicefalo, il grampo e delfini come il tursiope, la stenella striata e molto raro il delfino comune.
Ognuna di queste specie si nutre di qualche cosa differente. La balenottere si nutre soprattutto di piccoli pesci pelagici e di krill, che sono dei gamberetti del plankton del gruppo degli eufausiacei, che vivono a grandi profondità di giorno e durante la notte salgono verso la superficie. Le specie che più comunemente si spiaggiano sulle nostre coste sono fondamentalmente stenelle e tursiopi, sono in assoluto gli animali più comuni. È capitato più raramente anche un capodoglio, una balenottera cotorostrata. Quando l'animale si spiaggia veniamo avvisati in genere dalla Capitaneria di Porto, interveniamo spesso non da soli, occorre essere in tanti, è un lavoro molto pesante, molto lungo. E praticamente è un lavoro all'inizio di scarnificazione della carcassa, e in tanti e in diversi giorni riusciamo a scarnirle e a ottenere le ossa più o meno ripulite. Dopodiché le raccogliamo, le immergiamo in una buca piena d'acqua e le lasciamo macerare per qualche mese, spesso anche per un anno. Quando poi finalmente lo scheletro è ripulito, lo estraiamo, lo ripuliamo, lo prepariamo e lo montiamo e finalmente possiamo esporlo in museo. Molti grassi restano nelle ossa. Noi abbiamo una megattera dei primi del Novecento, uno scheletro montato esposto nel nostro salone scheletri, appesa addirittura al soffitto, molto molto bella, le cui pinne continuano ancora oggi a buttare un pochino di grasso, a distanza di più di un secolo. Il santuario Pelagos, quello che oggi è il santuario Pelagos, in passato ha visto un progressivo accentuarsi dell'impatto delle attività umane, che è andato via via aumentando fino a diventare negli anni '80, soprattutto per via dell'effetto della pesca con le reti pelagiche derivanti chiamate spadare, talmente devastante che è stato il motivo scatenante della proposta Pelagos. Oggi non c'è più il problema delle reti pelagiche derivanti, perché sono dal 2001 divenute illegali. Vengono ancora utilizzate illegalmente in altre parti del Mediterraneo, tra cui l'Italia meridionale, ma non nel santuario Pelagos. È nelle collezioni del museo che troviamo la testimonianza delle culture, dei popoli che fanno della caccia alla balena e agli altri mammiferi marini il fondamento della loro sussistenza, proprio della loro sopravvivenza. La balena è un essere talmente importante per gli Inupiaq, che sono un gruppo di Inuit dell'Alaska nord-occidentale, che addirittura questo animale entra nella loro mitologia e nella loro cosmogonia. Una leggenda Inuit di quell'area geografica racconta che il grande spirito creò il mondo, creò tutti gli animali e da ultimo creò l'uomo e i pesci. Infine creò l'animale perfetto, la balena. E insieme ad essa creò il sentiero affinché gli Inupiaq potessero raggiungere la costa, cacciare la balena e offrire alla propria comunità un grandissimo mezzo di sostentamento. Ma il grande spirito amava la balena perché era l'essere perfetto, era l'animale più perfetto che lui avesse mai creato e quindi inventò la nebbia. È ancora agli Inuit che dobbiamo una serie di bellissimi giocattoli fatti dai papà per i loro bambini, quindi è una sorta di piccolo zoo in miniatura dove il bambino impara a conoscere i vari animali che poi da adulto dovrà cacciare. Un altro oggetto che proviene dal popolo Nuu-chah-nulth è un fantastico cappello, utilizzato soltanto dai grandi capi balenieri.
Il baleniere e il cacciatore di balene ha uno status sociale particolare all'interno della società Nucianult, proprio per l'importanza che la caccia alla balena riveste per la sopravvivenza di tutta la comunità. Quando una balenottera comune adulta spiaggia, stiamo parlando di 40, 50, 60 tonnellate di carne, di grasso, e questo genera un problema di tipo anche sanitario, quindi le autorità si preoccupano molto di questo e la scelta più frequente è quella di cercare di smantellare quella carcassa e portarla in una discarica. Sembrerebbe più opportuno invece portare la carcassa a largo e affondarla dove in questo modo seguirebbe la sorte che normalmente seguono le carcasse dei grandi cetacei quando muoiono. Io penso che questo sia senz'altro la strada migliore. L'intero ecosistema è composto anche da una parte di fondale. Di questo non se ne sa moltissimo, soprattutto per quanto riguarda le piane abissali a 2000 metri. Sott'acqua noi non lo vediamo, però c'è un mondo essenzialmente sconosciuto che però è estremamente diverso e interessante.